il mio augurio è quello che una volta rifatto il Celeste, che stanno facendo veramente bene dai video che sto vedendo, si ricominci a rifare anche l'altro stadio di Messina. Siamo trovati delle torte davanti. Abbiamo scoperto che molte squadre di terza categoria e di categorie superiori, ma non parlo della Serie A, parlo di seconda prima categoria, pagano i propri giocatori. Dopo un diluvio indicibile, abbiamo dovuto giocare sotto un diluvio indicibile perché i ragazzi giustamente sono venuti da Salina, non potevamo farli tornare, gli svuotiamo la vetrina delle birre, quindi giustamente non mi fate dire questa cosa, io voglio vincere il campionato. Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Trecce Flow Podcast. Oggi ho il piacere di avere qui con noi un giovane imprenditore messinese, Simone Pandolfino, che l'anno scorso ha aperto la sua squadra di calcio in terza categoria, l'Astro Pappottello, e anche un imprenditore che gestisce una profumeria a Messina. Ho il piacere di presentarvi Simone Pandolfino. Ciao a tutti ragazzi, è un piacere essere qui, ho visto i vostri video su TikTok, è stato bello il vostro invito perché è sempre bello poter raccontare ciò che si fa e ciò che si fa nella propria città. Magnifico, veramente un piacere averti qua con noi oggi e partiamo subito con la prima domanda. Com'è che nasce Astro Pappottello? Cosa c'è dietro a quest'idea e dietro a questo nome? Allora, il nome non ve lo dirò mai, ma perché è un segreto e deve restare tale perché è anche parte della lore degli Astro Pappottello. Però vi racconto la storia di come è iniziata questa avventura, dobbiamo andare molto a ritroso. Era il 2020, io e Francesco Germano, che siamo due rugbisti, e iniziamo a creare l'associazione della SD Astropanda. La SD Astropanda nasce per giocare a beach rugby, non so se avete mai visto una partita. Immagino rugby sulla spiaggia. Sì, è più in un campo molto più ristretto, un gioco molto limitato a livello temporaneo, però è molto più divertente, c'è una grande festa attorno, delle grandissime bevute di birra, immaginate. E quindi noi da rugbisti con la nostra squadra abbiamo detto, sapete che facciamo? Andiamo alla Decathlon, mettiamo 20 euro a testa, abbiamo comprato le prime magliettine, senza sponsor, senza niente, e abbiamo fatto il primo anno di tornei federali, affiancati ovviamente al Messina Rugby, che in questo caso ci ha tesserato per poterli giocare, perché sì, alcuni di noi come me tuttora sono dei rugbisti che praticano lo sport, magari gli altri avevano un po' abbandonato, sai, università, lavoro, si iniziava a essere dei un po' più grandi. Sì. L'anno dopo abbiamo ampliato questa cosa, abbiamo deciso di rifare le magliettine e abbiamo trovato i nostri primi 3 sponsor, 3 persone fantastiche che tuttora ci aiutano nelle nostre attività, le prime 3 persone che hanno creduto in noi, e anche quell'anno fra eventi e beach rugby ci siamo iniziati a fare un nome. Il terzo è stato l'anno della svolta, perché Ciccio mi fa conoscere Lele e Rocco, che sono tuttora i nostri soci, che sono i creatori dei Pappottello Boys, squadra di Unileague, una squadra di Unileague fortissima. Io purtroppo ne parlo per sentito dire perché non sono un grandissimo appassionato, non guardo il calcio di Serie A, o perlomeno lo guardo nei limiti del tifoso, in figura di quello universitario. Certo. E insieme a loro abbiamo creato questa collaborazione, abbiamo creato le prime magliette di Pappottello, il nome è stato cambiato in Pappottello Astro Boys, e ci siamo ritrovati qua. Diciamo che nella svolta fondamentale c'è stata la capacità mia e di Francesco di essere dei grandi organizzatori, perché poi gli Astropanda, torno indietro a raccontare, non si limitavano al beach rugby, noi abbiamo sempre creato degli eventi, siamo stati i primi a Messina a portare la Kings League. Sì. Avrei un grandissimo aneddoto da raccontare, però non so se si può, no, forse sì. Se la prima volta che abbiamo portato la Kings League l'abbiamo chiamato Astro Kings League, è stato un torneo bellissimo con tantissime persone. Considerate che c'era l'RDS al Duomo, ma eravamo a Cristo Re e Cristo Re era pieno, forte anche dei nostri sponsor, ad esempio Birra dello Stretto, che ci ha permesso di regalare le birre, e quindi c'era un casino, un panico. Però quella volta forse anche troppo siamo stati imprudenti vista la giovane età, e abbiamo copiato un po' troppo il logo di Piquet, per l'appunto, della Kings League, e ci è arrivata Siete stati reclamati? reclamati, sì, diciamo reclamati, Ok. a cambiare il nome dell'evento. Vabbè, erano profit, quindi magari hanno... No, assolutamente, noi lavoriamo solo in no profit, però dico, giustamente loro hanno il loro marchio, lo volevano rispettato, e noi siamo stati obbligati a cambiare il nome in Astro Solar League. L'evento è stato bellissimo. E oltre a questo poi collaboriamo con facciamo delle attività sociali. Quindi l'Astro Pappottello nasce dall'unione di due idee. Esatto. E la mia domanda è: quanto è difficile partire da zero, creare una squadra da zero?
zero, quante complicanze ci sono sia dall'aspetto tecnico che anche finanziario. Tu prima hai parlato di sponsor, vorrei capire questa cosa perché secondo me è molto interessante anche per chi magari ha questo sogno di avere magari la propria squadra. Allora, è complesso, non nascondo l'idea che, cioè, aprire una squadra non è una cosa che si fa in un giorno. Noi forse ci siamo adagiati su questa idea all'inizio e poi ci siamo resi conto che comunque soprattutto il mondo del pallone è un mondo in cui c'è bisogno di una determinata economia. È complesso, è stato complesso all'inizio anche detto in messinese, cucchiare le due teste, no? Cioè, Certo. fra noi e i Pappottello adesso siamo una grandissima famiglia e sono veramente fra i miei migliori amici e gli voglio un bene dell'anima, però la realtà dei fatti è che all'inizio era giustamente un non voler scendere a compromessi né noi né loro, e poi si è trovata la giusta Intesa? la giusta intesa. Il progetto Astro Pappottello nasce con dei video che rispondono perfettamente alla tua domanda. I primi video che trovate sulla nostra pagina social raccontano passo dopo passo il come abbiamo fatto a creare una squadra di calcio, sia da un punto di vista burocratico che finanziario che sportivo. È complesso perché ti rendi conto che nel mondo del pallone ci sono delle cose, soprattutto per me che sono rugbista, che all'inizio non comprendevo appieno, e per fortuna c'erano per l'appunto le Rocco che vivevano all'interno di questo ambito. È difficile creare uno staff che sia coeso, Anche competente. e anche competente sicuramente, soprattutto quando sei una squadra neocreata, con un nome molto simpatico. Nessuno ti dà Non ti darebbero un euro. Esatto, non ti darebbero un euro, quindi troppo Occhio, poco credibile, dice a livello Certo, perché locale. sì, all'inizio eravamo niente mischiato con nessuno, letteralmente, e quindi anche quello è stato molto complesso, cioè trovare uno staff competente e con una bella sinergia, che per me è uno dei risultati più belli che abbiamo ottenuto quest'anno. Ci sono tanti passaggi, ripeto, noi andiamo a spiegarli mano a mano nel video, e di sicuro il primo grande step da superare è quello della burocrazia, perché noi siamo italiani, quindi ci contraddistingue una burocrazia infinita anche per queste cose, però non è niente di impossibile. Quindi io ho parlato anche con degli altri ragazzi, un altro grande risultato è che sono stati una manciata di ragazzi a scrivermi: voglio fare la cosa che avete fatto voi. Questo è bellissimo, Certo, questo Quando è hai preso bellissimo. il progetto. Assolutamente, questo è bellissimo. Io mi sono messo con ognuno di loro al telefono a provare a spiegargli quello che abbiamo fatto. Poi non so se si realizzeranno questi sogni, io glielo auguro e me lo auguro perché il panorama deve crescere. E ha Però bisogno. assolutamente. Però la realtà dei fatti è che abbiamo acceso il fiammifero, ora dobbiamo far scoppiare l'incendio. Sì. Proprio per questo ti chiedo, è passata la prima stagione, riassumendo un po' com'è andata, sia dal punto di vista dei risultati, hanno rispecchiato magari quella che poteva essere la tua aspettativa iniziale, oppure siete andati anche oltre magari. Siamo andati non oltre, molto oltre le mie aspettative. E noi come società neonata, quando abbiamo iniziato a creare la squadra, abbiamo fatto un provino. Già il provino è stato un grandissimo palcoscenico, perché è una squadra che non conosceva nessuno, aveva un numero di persone che volevano giocare grandissimo, mi pare che eravamo una settantina, quindi è stata una cosa bellissima, i social ci hanno aiutato in questo. E le nostre aspettative societarie sono state rispecchiate appieno. Il nostro obiettivo, io l'avevamo già dichiarato e lo ridichiaro, era quello di arrivare ai playoff. Avete raggiunto. Siamo arrivati secondi e anzi abbiamo anche il rammarico di non aver vinto. E poi come sono andati i playoff sono andati, però a livello societario, a livello di da presidente, posso dire che le aspettative sono state superate, ma superate nettamente, ma in tutto, sia da un punto di vista social, che da un punto di vista sportivo, che da un punto di vista anche economico. Siamo stati veramente bravi. Infatti le parole a fine anno fra di noi sono state: ragazzi, abbiamo fatto qualcosa di bellissimo, ora dobbiamo continuare, quello è sicuro. Però i nostri obiettivi sono stati rispettati, anzi siamo andati veramente veramente oltre. E parlando appunto dal punto di vista economico, penso che i vostri sponsor vi aiutino molto, specie quando dai inizio a un progetto che nasce da zero. La parte economico-pecuniaria è sicuramente una componente da considerare, ecco. E quindi avete avuto problemi all'inizio con i fondi? I vostri sponsor quanto vi aiutano nella realizzazione del progetto? Allora, i nostri sponsor coprono il 100% di tutte le nostre attività. Nessuno di noi, dico, a parte qualche piccola scemenza, ad esempio comprare l'acqua o offrire la cena ai ragazzi, dico, quello lo facciamo noi con molto piacere, però nessuno di noi investe la propria pecunia, il proprio denaro. E si basa su un'ideologia, cioè riuscire a esprimersi al meglio senza rischiare niente. Rischiare niente sì, da un punto di vista economico, però anche per dare un senso e un valore che per me è fondamentale nello sport, cioè nel senso sostenere
ragazzi nelle loro attività sportive, nel loro divertimento, nel loro relax, perché poi parliamoci chiaramente di questo, si parla del momento di libidine che hai durante una giornata, è stato fondamentale, è stato fondamentale anche farlo capire ai nostri sponsor. Noi siamo riusciti a ottenere una grande cifra, abbiamo un grande numero di sponsor e ripeto, secondo me siamo stati molto bravi, abbiamo trovato, diciamo, abbiamo cercato di essere unici, abbiamo seguito il principio della mucca viola di Corin, cioè come distinguersi dalle altre squadre. Di squadre che bussano alla tua attività per cercare uno sponsor ce ne sono infinite. Perché darle Pappottello piuttosto che a qualsiasi altra squadra? Perché abbiamo puntato sin dall'inizio nel ritorno di visibilità. Sì, l'aspetto comunicativo, io che vi seguo comunque, l'ho notato molto. Anche tipo valorizzare i vostri sponsor banalmente. Assolutamente. Che anche chi investe il proprio denaro si vede appunto valorizzato, ed è una cosa che secondo me sia a livello proprio personale, per chi dice io sto investendo in questa squadra e vedo che comunque loro ci tengono, sia dal punto di vista sportivo, ma anche dal punto di vista di sanno che li stiamo sostenendo e vogliamo far bene anche per loro. Secondo me, concordo pienamente con quello che hai detto. Un ulteriore, diciamo, lo step in più l'abbiamo fatto offrendo un servizio, cioè all'interno della nostra squadra fa parte anche il buon Ciccio Romeo, che è un grandissimo videomaker, una persona che gestisce i social in maniera... Fa proprio parte anche del vostro staff? Sì, è uno dei soci, uno dei Ok. 5 soci che compone per l'appunto la società. Dare un servizio allo sponsor, cioè noi che cosa possiamo offrire? Ok, vi possiamo offrire la visibilità tramite i nostri canali, però non è detto che è quello che serve a tutti i tipi di società. Può essere che a me, che ho una raffineria, non interessa essere sponsorizzato da Pappottello sotto quel punto di vista. Quindi noi ci siamo creati il dilemma: come facciamo a raggiungere il pubblico più ampio possibile a livello degli sponsor? Offrendo un servizio, cioè noi andiamo a aiutarti anche nella cura dei tuoi profili social. Ok, quindi tu non solo stai sponsorizzando una società che comunque ti dà una visibilità di ritorno, per di più hai una squadra strutturata accanto che ti accompagna nel tuo percorso. Non sapevo che aiutavate anche a livello Sì, comunicativo i vostri sponsor. Sì, quella è stata, È diciamo, una strategia adattiva molto efficace. secondo me è stata la chiave di volta per il quale noi ad oggi penso che Certo, siamo riesci poi a prendere una forbice di sponsor immensa, anche chi magari non si ritrova nel palcoscenico, come hai detto prima tu. Assolutamente. Ma ti faccio un altro esempio. L'altra volta siamo andati in uno dei nostri sponsor, che c'è qua su una maglietta, la dispensa dei Colosi, e loro fanno delle marmellate artigianali buonissime, ragazzi. Io non mangio frutta, buonissime, e ci hanno fatto vivere la loro esperienza e noi al contempo gli abbiamo fatto vivere la nostra. Cioè siamo entrati nel processo di produzione di queste marmellate un po' come dei bambini che vanno in gita, e ci siamo divertiti come i pazzi, perché poi fra una parlata dell'altra c'era un pezzettino di pane con la marmellata e ti scialavi. Ma la realtà dei fatti è che loro sono contentissimi del percorso fatto con noi, proprio perché hanno visto una visibilità che è magari non per mancate competenze, però per un modo di vivere i social diverso, perché comunque Anche magari data dall'età, esatto, dico, io sono il più grande della nostra società e ho 25 anni, quindi sì, perché il vostro progetto comunque di squadra, magari non l'abbiamo detto, ribadiamo, è di puntare molto sui giovani, totalmente sui giovani. finché non diventiamo vecchi pure noi. Adesso non ricordo Volete cambiare agli quant'è giovani? under 24 che... Allora, no, in squadra, nella squadra sportiva abbiamo di tutte le età, veramente di tutte le età. Abbiamo anche il nostro pilastro storico, che è stato uno dei primi sponsor di cui parlavo prima, il dottor Fabio Salvator, che oggi è un tesseratostro a Pottello, uno dei nostri difensori centrali, e ha la sua veneranda età, nel senso non è vecchio, però non ha 25 anni. Quindi all'interno del gruppo squadra c'è di tutto, dal 17enne al 40enne. All'interno del gruppo della società, quindi della gestione del progetto, no, io sono il più vecchio, quindi i ragazzi sono... ok, siamo piccolini molto ancora, giovani. sì, siamo ancora piccoli. Io ti chiedo qual è il tuo sogno per l'Astro Pappottello? Dove pensi di poter arrivare con le tue forze e anche con quella dei tuoi soci con questa squadra? Che soddisfazione riuscire a levarti secondo te? Allora, noi abbiamo un sogno, un progetto, che è quello di diventare una grande polisportiva, nel senso, non limitarci al mondo del pallone, perché veniamo anche noi da sport diversi. Ad esempio, Rocco fa kickbox, io ci siamo rugbisti, e Ciccio Romeo faceva pallanuoto. Cioè, creare, noi abbiamo stanziato questa società su dei valori, che poi mi fa piacere anche raccontarvi, e questi valori portarli nel mondo dello sport, e quindi avere una crescita importante sotto tutti i punti di vista. Cioè, il punto focale della nostra associazione ad oggi è il gruppo. I ragazzi vivono per questo gruppo, io sono contentissimo di questo, perché per l'appunto rispettano e rispettano i valori che noi
vogliamo emettere una grandissima soddisfazione all'interno della nostra società è quella di aver importato il terzo tempo. Non so se sapete che cos'è. Sì, deriva dal rugby, questo lo conosco. Aspetta, spieghiamo anche Le a chi è a squadre, casa. se non sbaglio, le due squadre dopo la partita si incontrano per cenare insieme, comunque un rinfresco, qualcosa. Sì, diciamo che nel rugby è una regola, nel senso finita la partita le due squadre sono quasi obbligate a sedersi assieme e mangiare. Esatto. E nel calcio questa regola non esiste. Diciamo che non sono No, assolutamente. molto Dopo affini certe al- partite l'ultima cosa che vorrebbero fare E mangiare assieme. Invece noi abbiamo importato questa cosa anche attraverso degli sponsor che ci omaggiavano le cose da mangiare assieme. E a fine partita i miei ragazzi erano consapevoli che nonostante si vinca o si perda, si prendono le cose da mangiare che potevano essere dolcini, focaccia, ok, quello. si vedono gli avversari e si mangia assieme perché è uno sport, è un divertimento. I ragazzi devono anche capire questo e dobbiamo trasmettere questo messaggio. La prima volta l'abbiamo fatto in casa col Malfa, dopo un diluvio indicibile. Abbiamo dovuto giocare sotto un diluvio indicibile perché i ragazzi giustamente sono venuti da Salina, non potevamo farli tornare. E da quella partita è uscito anche il nostro video più visto, 1.800.000 No, io visualizzazioni. l'ho visto quando riguardo la pagina che c'erano le pozzanghere anche in un campo in erba sintetica. No, niente, Non so se mai una viste. cosa allucinante, una cosa allucinante a livello meteorologico, una cosa incredibile. E i ragazzi sono andati subito dopo con le guantere di pasticcini e inizialmente i ragazzi del Malfa erano non ostili, quasi spaventati, ma non per i pasticcini, Non perché capivano, sì. esatto. Noi eravamo là fuori, dicevamo dai ragazzi uscite, pensavo che a trova che volevano, invece no, eravamo noi pronti a... Questa è una bella con le iniziativa, guantarie secondo in me. mano. Sì, no, infatti c'è un video anche di questo che fa ridere perché poi si sente mentre noi diciamo uscite, uscite, sente un'ambulanza passare. E quindi chissà che cosa hanno pensato sti poverazzi, non si può capire. E la cosa più bella, la soddisfazione più grande è che quando siamo andati a Salina a giocare, Salina è stato un campo durissimo per chiunque, non solo per noi ma anche per le altre forze del campionato, perché comunque Salina c'hai un viaggio che ti ammazza fisicamente e poi arrivi là e lo stadio è una bolgia, perché il Salina ha un grandissimo tifo, vi faccio complimenti se ci state ascoltando perché siete fantastici, hanno gli Ultras. Ci auguriamo che ci ascoltino. No, non è facile, soprattutto in... No, il Malfa è spettacolare, hanno gli Ultras e sono di un'educazione incredibile. E la cosa più bella è stata, finita la partita, siamo trovati delle torte davanti in segno di... rispetto reciproco sì, di da quello che hanno amicizia. preso all'andata. E quindi questa è una grandissima soddisfazione. Vuol dire che ha funzionato, secondo E me. non sono stati gli unici, sono state anche molte altre squadre a portarci qualcosa da mangiare una volta finita la partita. Ok. Quindi vuol dire che abbiamo impiantato un messaggio, un'idea che è funzionale ma non nello sport, nei valori che insegna lo sport. Quindi questa è una grande soddisfazione. Quindi nel tuo futuro vedi esportare l'Astro Pappottello Calcio in sport, Sì. nuoto, basket, Creare quello un che polo. Un polo dove i ragazzi, la mia più grande idea sarebbe creare un polo dove i ragazzini magari, vengano a fare sport senza dover delineare per forza quale sport fare. Io sono stato per anni un allenatore di rugby. Uno dei più grandi problemi che hanno questi sport minori è il dropout. Il dropout è quella statistica che dice quanti ragazzini iniziano e non finiscono l'anno sportivo. Perché poi magari appassionati a determinate cose. Cioè, in quell'età sei volubile, cioè oggi voglio giocare a pallone, domani a rugby, dopodomani voglio fare il tennis perché ho visto Sinner, mamma compri il motorino perché voglio fare come Bagnaia, quindi puoi avere tanto e allo stesso tempo però non esiste ancora nessuna società o per l'appunto nessun polo dove il ragazzino viene, sceglie e può praticare anche uno sport diverso al giorno. Perché un'ultima cosa, e poi concludo questo mio monologo, è secondo me è molto più importante creare l'atleta che il calciatore, il rugbista, il Quindi pallone. un atleta ibrido che sia capace di... A quell'età devi Che si creare appassioni l'atleta. più a Sì. tutto. Anche perché secondo me a un'età giovanile tu ancora non sai cosa vuoi fare della tua vita. Soprattutto devi creare un atleta anche in ottica futura, cioè una persona che prova diversi sport, quindi ha diverse coordinazioni motorie, apprende diversi movimenti, arriverà a un punto in cui eccelle in qualcosa e eccelle in qualcosa portandosi anche dei valori dagli altri sport e delle caratteristiche. Quindi nella mia idea per creare i futuri campioni, mi auguro che veramente un giorno riusciremo a creare futuri campioni, si parte da un concetto di base dove l'atleta viene prima del calciatore, del rugby. E già state riuscendo a gettare le basi per questo progetto, ancora magari la strada è un po' lunga, è un progetto difficile e soprattutto anche finanziariamente immagino. Sì, è lunga perché poi per fare una cosa del genere serve creare per l'appunto un po' lo Manco le sarà Ma sarà strutturata. relativamente nuova come idea, almeno qua a Messina. Guarda, io di una cosa del genere non ne ho. Il progetto Astro Pappottello si ispira indubbiamente a ZW Jackson dal punto di vista calcistico, però dal punto di vista di polisportiva non ho ancora né visto né sentito niente che si avvicina alla nostra idea. Poi la realtà dei fatti è che dobbiamo realizzarla, quindi ad oggi Al massimo è il polo universitario che ti permette di
Però sei già grande. Sì, non parti da ragazzino. No, già sei una persona che quelle determinate movenze e caratteristiche le ha sviluppate. Non possiamo più andare, non puoi insegnare a una persona adulta, cioè puoi insegnarlo, ma Però potrà mai diventare, dici, fare no. lo step in più per diventare magari un campione riguardo quel sport. Sì, ma anche banalmente è più facile insegnare a camminare un ragazzino che a una persona grande. Certo, poi ovviamente è un esempio molto di rilievo. Allargando il nostro campo di visione sul calcio messinese, essendo presidente pur di una squadra minore, ma pur sempre una squadra, cosa credi dello stato del calcio messinese oggi? Allora, è un rammarico, perché delusione non, però un grande rammarico perché Messina ha una storia sportiva incredibile. Io devo essere sincero, ho fatto i compiti per casa, mi sono riguardato un po' la storia del Messina Calcio in questo caso, prima di venire qua, e mi sono reso conto che veramente è un grande rammarico perché comunque Messina è una piazza importante e siamo un punto di riferimento in Sicilia. Eccelliamo sotto tanti punti di vista e sotto tanti sport, perché la realtà dei fatti è che magari delle volte il focus è solo sul calcio, ma ci sono delle società che stanno veramente facendo la storia sportiva di Messina di cui se ne parla troppo poco. Però tornando al discorso Messina Calcio, è un grande rammarico perché una piazza del genere merita una risonanza più importante, ma non lo merita solo la piazza, lo merita Messina come città, perché Messina può offrire tanto, perché se io tutti i giorni investo sulla mia città è perché credo che possa offrire davvero qualcosa di speciale, e mi dispiace soprattutto perché si sta perdendo l'appartenenza alla squadra della città. Nel senso, io ho un ricordo molto velato perché ero piccolo del Messina in Serie A. Ok. Mi ricordo che mio nonno, mio zio mi portavano a guardare le partite del Messina in Serie A. Io ero troppo piccolo per capire, però in realtà dei fatti è che era una festa, cioè salivamo quel vialone immersi in centinaia di migliaia di persone, tutti che andavano dritti verso un unico obiettivo, che era tifare e sperare Sì, del bloccava Messina. una città totalmente. Io non l'ho vissuta nemmeno dai racconti ovviamente di mio padre, dei miei parenti. Era una festa nazionale ogni volta che Messina giocava. Ma quello non comporta solo la felicità collettiva, che è importantissima, anche da un punto di vista economico. Cioè è una città molto più fiorente, delle strutture che possono essere migliorate perché ci sono investitori anche esteri, anche dico, in quel caso non c'erano, erano pochi, però dico nella realtà odierna sarebbe una Certo, cosa muovi l'economia in generale, tra gli alberghi, i ristoranti, i taxi, tutto. qualsiasi cosa. Eh. Però secondo me c'è un piccolo deficit in questo, ma questo non parlo del Messina, parlo del sistema calcio in generale. Ormai è diventato un po' troppo economico, nel senso, prendete le mie parole con le pinze. Certo. E vi faccio un esempio banale. Noi abbiamo iniziato la stagione pensando ok, dobbiamo trovare i giocatori. Abbiamo scoperto che molte squadre di terza categoria e di categorie superiori, ma non parlo della Serie A, parlo di seconda prima categoria, pagano i propri giocatori. Hanno rimborso spese, sì. Hanno rimborso spese, dico pagare Sì, ho capito. però se dico hanno rimborso spese, per me è una follia, ma non perché non voglio investire nei miei giocatori, perché io ai miei ragazzi cerco di dare la qualunque. Se c'è bisogno della fisioterapia c'è la società, le trasferte le paga la società, se dobbiamo fare la cena laddove è possibile paghiamo noi. Ci hanno richiesto le felpe, abbiamo fatto le felpe, i borsoni abbiamo fatto i borsoni. Ti si riesce a accontentarli in tutto. Sì, no, ma se io invece iniziassi a dare un tot di soldi a tutti, perché per me un altro principio importante è o a tutti o a nessuno, perché ripeto, per me lo sport è unione di squadra, già se ci sono dei malcontenti perché lui sì, io no, non mi piace. Però la realtà dei fatti è che secondo me ad oggi si pensa troppo all'economia che c'è dietro al calcio. È vero, potenzialmente il calcio è una macchina da soldi infinita. Però questo è un po' rovinato della gente. Assolutamente. Totalmente. Anche perché Il spirito originale l'ha distrutto, ridotto a un numero. Ma perché banalmente come dici tu, che già in seconda, in prima categoria prendono dei soldi e quindi magari anche il giocatore dice l'anno prossimo magari cambio squadra, anche se magari si sente appartenente alla tua squadra, mettiamo esempio, l'anno prossimo arriva una squadra di seconda categoria o anche di terza stessa, dice guarda io ti do 500-600 euro al mese e poi è ovvio che lì magari per un ragazzo comunque di 20 anni può vacillare l'idea di esatto. restare lì o cambiare. Ma io non me la posso prendere col ragazzo, perché giustamente dico, la maggior parte delle persone fanno vita normale, quindi quei soldi possono anche aiutare, è giustissimo che sia così. Io me la prendo con chi, a posto di investire nella riqualificazione di un terreno per fare un campo, nelle strutture della propria società, investe su un effimero guadagno di punti tramite dei giocatori più forti di categoria, perché arrivate a pagare. Sì, ho vinto quella stagione, ma il mio progetto finisce là. Secondo me il progetto di una società sportiva ad oggi deve essere sempre a lungo termine, soprattutto se parti da categorie così basse. Certo, non puoi partire da zero ogni anno. Perché se no io vado sempre a rincorrere una determinata cosa, rincorro i giocatori forti che
che pago per raggiungere determinati obiettivi, però la realtà dei fatti è che non ho costruito nulla, cioè le persone magari oggi ho giocato qua, domani là, cioè anche da un punto di vista umano, io quello che ho detto ai ragazzi inizio anno, io voglio che a fine anno tutti voi siate il migliore amico uno dell'altro, la maggior parte non si conosceva, che questa cosa è avvenuta in parte, io sono contentissimo, perché la realtà dei fatti è che lo sport ti deve lasciare dei legami umani, Sì. non può essere solo economia, per quanto io mi diverta e sia bello far parte anche di questo gioco, perché lo definisco un gioco, perché per noi non è un guadagno, è bello, è intrigante, trova lo sponsor, crea rapporti commerciali, è bellissimo, io vivo di questo e mi piace farlo, ma allo stesso tempo non può essere la base di una società, assolutamente. Crea un clima di squadra poi che, essendo lui amico dell'altro, uno amico con quest'altro, eccetera, hanno pure più sintonia e performano meglio. Certo, assolutamente, tipo, io vi faccio sempre un esempio, prima parlavamo del buon Fabio, uno del nostro primo sponsor, il nostro tesserato più vecchiotto. Fabio è un ex rugbista, io ho iniziato a giocare a rugby nella società in cui giocava anche lui, abbiamo giocato insieme in Serie B e adesso non può più giocare a rugby per questioni fisiche e è venuto a giocare con noi. Una volta nello spogliatoio mi ha detto: Panda, sai che ti devo dire? Ti devo dire che hai creato un mosaico perfetto. Poi con la sua solita ironia ha detto: non so se per culo o perché sei un genio, ma io penso sia culo. Dice: ma in questa squadra si sta benissimo perché ognuno di noi rispecchia il proprio ruolo. Se riuscire a creare una sinergia di gruppo. Non so, non è merito solo mio. No, io dico te perché ho te davanti, Certo, però no, intendo al gruppo, staff e... No, ma soprattutto anche i ragazzi hanno capito che il progetto era mirato a una determinata cosa e sono Anche stati perché penso che in queste categorie alla fine l'importante è divertirsi, perché non ti stai giocando nulla a livello veramente Non sei sportivo. no, ma non è solo quello, ma anche se ti giocassi qualcosa a livello sportivo, se tu non hai l'ambizione del divertimento, del io devo staccare la spina, devo andare un'ora al campo, Bravo. non ci arrivi, perché sennò vivi di pressioni. Sì, esatto. E se il primo che vive di pressioni è il presidente o la dirigenza di turno, Lo trasporta anche il giocatore, ovviamente. Secondo te, abbiamo parlato del calcio messinese, manca qualcosa, un'attenzione da parte delle istituzioni nel calcio appunto della nostra città? non solo nel calcio, secondo me manca, c'è stato un lavoro, stanno facendo un lavoro e me ne rendo conto, però le infrastrutture continuano ad essere troppo poche, nel senso che c'è poco spazio per poter creare qualcosa. Noi quest'anno siamo dovuti andare da un privato perché le infrastrutture messinesi sono poche, qualcune in ristrutturazione, però se ce sono poche, ne levi una, ne levi due, no, non è Però il comune di Messina 2 campi a 11, 3 col Bonanza, se conti il Bonanza. che comunque è ristrutturazione. Gli altri due sono inaccessibili per una società di terza categoria, giustamente, però la realtà dei fatti è che, ma ripeto, non parlo solo dell'ambito calcio, in uno sport in genere le infrastrutture sono poche per una città che vive di sport, perché qual si voglia dire, a Messina, ripeto, ci sono tante società che fanno sport a livelli altissimi. Io ad esempio gioco, per diciamo, ho giocato e gioco tuttora in una squadra di Serie B di rugby, eppure la maggior parte delle persone neanche sa che a Messina c'è un campo bellissimo, forse il campo più bello del sud Italia, e che giochiamo in Serie B. E l'altra volta abbiamo fatto un evento, più che un evento, una collaborazione con dei ragazzi che giocano a baseball per ciechi. Ok. Siamo andati noi e abbiamo giocato a baseball per ciechi con loro, ovviamente noi bendati. È un'esperienza che auguro a chiunque, perché ti fa immettere in un mondo che non capisci, cioè nel senso io vi sfido a bendarvi, correre, non vedere niente e correre dritti. Nonostante sapete che non c'è niente di fronte, nessuno riesce a correre dritti, ve lo posso assicurare, perché è umano avere paura dell'ignoto. Invece questi ragazzi lo fanno sembrare facili, questi ragazzi sono degli atleti incredibili e anche loro militano in una categoria altissima, ma è la maggior categoria. Di questo non ne avevo completamente, cioè lo sto scoprendo adesso grazie a te. E noi l'abbiamo fatto 2 volte. La prima volta siamo andati per l'appunto a fare una prova. La seconda volta i ragazzi, essendo l'unica società del sud Italia, mi pare, non so se Roma, Napoli, qualcosina, però del sud Italia sicuramente, ci hanno chiesto di fare un amichevole contro, ci hanno fracassato, nel senso che che noi sembravamo degli scemi che cercavano le palline per terra, loro non so come facciano, le trovano in maniera chiara, sembrano veramente, non è un eufemismo, le sembrano quasi vedere la pallina, cosa che oggettivamente noi non riusciamo a fare, ma questo perché sono dei super atleti. Cioè, secondo me lo sport non si limita a quello che abbiamo sempre davanti agli occhi, ci sono delle persone incredibili che hanno uno stile di vita professionale e professionistico, che militano a Messina, vivono in questa città, però la realtà dei fatti è che la maggior parte delle
volte non le conosciamo. No, il calcio è ovviamente quello più pubblicizzato. Sicuramente. Ora in negativo, Sicuramente. sicuramente. No, vabbè, ma Anche a Messina. dappertutto. Però uno dei nostri progetti che è lo sport indifferente, ed è per l'appunto abbiamo iniziato col baseball per che siamo noi che andiamo a provare questi sport non convenzionali o perlomeno meno conosciuti e cerchiamo di dargli la nostra visibilità. E la gente, sai quante persone mi hanno scritto per dire: ma che avete fatto? Perché eravate bentati? E poi si va a spiegare quello che si è andato a fare. Vi ripeto, vi auguro di provarlo almeno una volta nella vita perché è divertente. Quindi tu credi che le istituzioni, il comune, debba dare Allora, Per io dare più spazio. ho visto un cambiamento, non posso negare di aver visto un cambiamento, nel senso che comunque quei pochi spazi a disposizione stanno provando a rimetterli in sesto e lo stanno facendo anche bene, nel senso dai progetti che si vedono. Però la realtà dei fatti è che ci sono delle zone vuote, ad esempio io abito a Messina Sud, se volessi fare, se gli Astro Pottello fosse una squadra di Messina Sud, dove li avrei fatti allenare? Fino a qualche anno fa forse potevi farli allenare a Mili. Fino a Li qualche- potevi far Al correre Gasten, dal Garden di Meli. Adesso nemmeno lì. Ma non è comunale. No. Era pure là privata. Era privato, sì. È già una società come la nostra che deve affrontare delle spese, poi si deve sobbarcare il peso di un affitto di un privato che giustamente fa il prezzo che vuole. Non è facile. Cioè, Poi soprattutto voi giocate al Visconte. noi giochiamo al Visconti. È un campo martoriato, giocano Sì, da qualsiasi orario, qualsiasi giorno, perché giustamente c'è solo quello. e vi dovreste ritagliare pure il vostro spazio su tutto questo. siamo stati fortunati perché il presidente, il proprietario del Visconti che viviamo, il presidente, ci ha subito voluto bene perché ha visto in noi un bel progetto e ci ha trovato uno slot che magari per qualcuno è scomodo perché noi giochiamo alle 8:30 di sabato sera, quindi tipo la Serie A, però non Sì, siamo... voi siete gli ultimi a giocare. Esatto, noi siamo gli ultimi. Però abbiamo creato un rapporto bellissimo al Visconti. C'è il gestore del bar che ogni volta in mia mi fa la festa perché noi giustamente sia io che sono in tribuna perché non voglio mai scendere in campo se no mi viene l'ansia, che i ragazzi ci vengono a guardare perché abbiamo un tifo veramente importante, gli svuotiamo la vetrina delle birre e quindi giustamente il Ti fa la signore festa veramente per quello. il signore giustamente no quella ce le beviamo per dimenticare quando vinciamo, per festeggiare, quando perdiamo per dimenticare quello che abbiamo appena visto. Se parli di campi a Messina, però ti viene in mente, oltre alla situazione incresciosa di cui abbiamo appena parlato, a me personalmente viene in mente uno stadio e un motto: rifate il celeste. Lo stanno rifacendo. Lo stanno rifacendo, ma pensi che potrebbe essere una opportunità nuova anche per il Pappottello? Secondo me è uno stadio che andrà designato per categorie più alte delle nostre. E quindi Non si sa mai nella vita, non si sa mai, ovviamente noi ci proveremo laddove è possibile economicamente e socialmente. E il mio augurio è un altro, il mio augurio è quello che una volta rifatto il Celeste, che stanno facendo veramente bene dai video che sto vedendo, si ricominci a rifare anche l'altro stadio di Messina, perché se vuoi crescere e in prospettiva vuoi tornare dove merita di stare questa città, devi avere le strutture. E per me è la realtà dei fatti, nel senso che abbiamo uno degli stadi più belli d'Italia perché il Franco Scoglio è bellissimo. Anche tra i più grandi, trovo. Assolutamente, ma però la realtà dei fatti è che l'altra volta vado a fare una visita medica all'interno ed è in un degrado totale. Ed è un peccato perché è anche relativamente nuovo. È stato inaugurato la prima stagione in Serie A 2004-2003? 2004-2005 era la prima stagione, quindi 2004 è stato inaugurato. Di poco più di 20 anni. Il problema è che all'epoca poi non l'hanno finito totalmente con la copertura eccetera, è stato un peccato da quel punto di vista, perché puoi anche ospitare partite magari più importanti anche a livello nazionale. Lo fa per esempio quello del Palermo, perché non potremmo farlo noi che a livello di capienza siamo lì. Assolutamente, anche a livello, magari non c'è l'aeroporto, però dico a livello di gestione. Comunque Messina è una città abbastanza organizzata. È collegata comunque non vicinissima, però già da Reggio, da Catania non è Arrivi. troppo distante. Arrivi Fanno i concerti, quindi possono fare benissimo anche le Esatto, però devi vedere sempre il livello di ristrutturazione, perché alla fine del concerto gli viene piazzato il parquet a terra, il palco bellissimo, i concerti al Franco Scoglio per me sono i più belli, però la realtà dei fatti è che per andare a portare degli eventi sportivi importanti devi rifare. Sì, si parlava anche del punto della possibilità di magari fare Euro 2032 in Italia e potrebbe essere una grande opportunità per il Messina e per la città soprattutto, assolutamente, magari con lo rifacimento dello stadio. Una delle poche volte che sono andato a guardare una partita di calcio allo stadio, perché non sono un grande appassionato dello stadio, preferisco pizza, birra e divano, sono andato con dei miei amici in quella disastrosa Italia-Macedonia Per Lorenzo Barbera. Sì, della mancata qualificazione ai mondiali, e siamo andati a Renzo Barbera. Ora, al di là dell'avventura disastrosa da un punto di vista emotivo,
perché già per noi era il secondo, quindi non ci saremmo mai immaginati il terzo, però la realtà dei fatti è che Palermo era strapiena, cioè era una città viva, ma viva anche economicamente, perché noi siamo usciti da là e c'erano tutti i bar aperti, tutti strapieni di gente, quindi la realtà dei fatti è che secondo me, ho sentito anche qualcuno dire a me dello sport non interessa, secondo me è sbagliato. Perché comunque coinvolge la città. Lo Quindi sport è anche il al di motore. fuori dello sport. Sì, secondo me è il motore che porta avanti la passione e anche l'umore delle persone. Perché conosco, io magari no, ma conosco molta gente che se perde la Juve o il Milan la sera dopo è ancora... Però in realtà secondo me è perché noi siamo sfortunati dal punto di vista sportivo, perché comunque le squadre di qui non sono ai massimi livelli. No. Però immagino, per esempio, quante persone 10 anni fa erano appassionate al tennis come oggi. No, per pochissimi. Capito? Quindi anche secondo me proprio aumentare di livello fa appassionare più persone. Ma infatti la cosa strana è che negli sport in cui eravamo più scarsi stiamo diventando forti. Sì, stiamo eccellendo negli altri. Cioè, il calcio, che era il pilastro alla esatto. fine della nostra nazione. In Formula 1 non avevamo un pilota ad alti livelli da anni e anni. Dico, ok, in MotoGP c'era Valentina, adesso c'è Bagnaia. L'Ital Rugby non arriva più ultima nelle nazioni da 4 anni. Ha vinto la prima partita quest'anno. Ha vinto la prima volta storica nella storia con l'Inghilterra, una cosa folle per noi rugbisti. Banalmente alle Olimpiadi hanno fatto record di medaglie, quindi Sinner è una macchina da guerra. E quindi che cosa succede? Che questi ragazzini, come dicevo prima, iniziano a appassionarsi ad altri sport. E ora parliamo da un punto di vista anche economico e di sostenibilità di una società, di un'associazione sportiva. Se tu hai un dropout troppo alto, non rientri delle spese. Certo. Per questo l'idea di creare un polo, perché sì, tu cambi sport, sei sempre comunque. bravo. E soprattutto hai nominato questi sport che Hai mai al calcio Sì, esatto. rispetto a Ma non è solo per un punto di vista economico, è anche la qualità di dire ok, io sto formando per l'appunto una persona che ha la libertà di decidere, che a quell'età secondo me è fondamentale, perché un ragazzino deve essere libero di poter decidere lo sport che vuole praticare. Io ad oggi, se avessi seguito, che ne so, mio nonno che è sempre stato un grande calciatore, sarei un calciatore e non un rugbista, e sarebbe stato per me una cosa disarmante, perché io vivo delle amicizie create al rugby. Gli Astro Pottello nascono anche da un'amicizia creata al rugby e so che me le porterò per tutta la vita. Quindi il ragazzino deve avere la libertà di decidere. Se riesce a farlo all'interno dello stesso polo, gli viene anche più facile al genitore, che giustamente poi si deve, perché parliamoci chiaramente, un altro dei problemi delle associazioni sportive, ma non è un problema, è un dato di fatto, è il genitore che prende, accompagna, sposta, fa, dice Spostamenti. hai tutto là, vieni, hai 2 figli, uno gioca a pallavolo, uno gioca a calcio, vieni. Sì. Questo potrebbe essere un'ottima iniziativa per la nostra città, sia dal punto di vista di formare degli atleti, anche togliere persone, comunque ragazzi, dalla strada, Sì, che secondo me è molto importante. assolutamente. Anche in certe zone critiche, se esiste un polo dedicato a cui la gente può fare riferimento e si vede come il discorso della fama di cui poc'anzi, se diventa, si impone abbastanza, poi tira fuori dalla strada ragazzini che non avrebbero avuto altre prospettive, invece nel polo vedono una nuova opportunità. Assolutamente sì, ma anche per questo prima ti parlavo di strutture comunali, perché se io ho una struttura privata, almeno che non sia mia, ma è una cosa quasi del tutto impossibile, perché oggettivamente non ci sono gli spazi e laddove ci sono, costruire un polo del genere costa milioni. Però avere una struttura che sia comunale, quindi con delle tariffe comunali, permette a te, associazione sportiva, di abbassare anche i prezzi, nel senso Renderlo più accessibile. accessibile, lo sport deve essere E accessibile. infatti anche questo è un tema secondo me importantissimo, che adesso veramente è diventato pesante dal punto di vista economico, anche portare banalmente il bambino a fare scuola calcio. Noi abbiamo fatto diciamo un'indagine di mercato, perché avevamo ovviamente l'idea di sviluppare questa cosa. Ovviamente non sarà nell'immediato, perché noi dobbiamo sempre fare fronte al fatto che ci autososteniamo, e abbiamo fatto un'indagine di mercato. Il costo medio, anzi vi parlo del più basso che ho sentito, poi può essere con chieste ai ragazzini sbagliati, alzo le mani, è di 350-400 euro l'anno, che non è una cifra enorme, però uno deve anche rapportarsi con la realtà che ha di fronte. Secondo me dare un prezzo uguale a tutti i ragazzi è sbagliato da un punto di vista. Capisco che non si può fare un prezzo diverso, però Sì. da un punto di vista tu dovresti creare un accesso allo sport che sia valido per tutti, perché tutti meritano
di avere Però c'è anche da l'opportunità. considerare, tu da presidente ti devono quadrare i conti. Sì, no, ma Quindi infatti secondo me ci deve essere proprio un aiuto esterno. sì, Quindi magari dalla infatti. federazione, dal comune di appartenenza, ci deve essere qualcosa. Ma Perché banalmente puoi farlo anche con dei fondi privati, perché poi sì, anche con degli sponsor esterni. ripeto, i nostri sponsor io li ringrazio sempre, ma non tanto per averci sponsorizzato, ma per aver creduto nella nostra ideologia. Cioè l'ideologia di permettere a questi ragazzi di giocare in terza categoria con tutto il possibile. Noi li trattiamo veramente da professionisti, cerchiamo di trattarli al meglio, perché crediamo che per rendere al meglio la cosa minima che noi possiamo fare è offrirgli il massimo che possiamo. E quindi banalmente questa cosa si può fare non solo con le agevolazioni del comune, che per carità è giusto che ci siano e che ci saranno, ma soprattutto anche grazie alle agevolazioni che ti possono dare degli sponsor esterni, perché di gente che ha vissuto nello sport, che crede nello sport e che investe nello sport, fidatevi, ce n'è davvero tanta, e tocca solo a noi scoprirli e invogliarli a fare questa cosa. Pensando magari che l'idea del progetto del polo, ma cominciare comunque anche nell'Astro Pappotello Calcio, fare qualche categoria di ragazzini, under 15, Sì, under sì, 17 sì. o magari la juniores che è un po' più vicina, ecco. Ci siamo, come diciamo quello che hai detto è nei nostri progetti. Ok. Però certo dipende sempre tutto da come si va a evolvere la stagione, nel senso che noi l'anno scorso forse siamo stati un po' precipitosi, abbiamo creato una stagione in un non nulla, cioè noi Infatti poco a fine tempo. testo non avevamo niente, a settembre abbiamo iniziato a fare la qualunque e questa volta ci stiamo prendendo i nostri tempi, stiamo progettando già. Tu considera che abbiamo giocato l'ultima partita, la settimana dopo eravamo già seduti a progettare la prossima stagione, perché vogliamo fare qualcosa di grande, nel senso, anche per la gente che ci segue, fare lo step in più. Ma volete ripartire sempre dalla base fissa di quest'anno, rifare i Sì, provini, no, oppure avete assolutamente. I sempre... ragazzi, una delle prerogative che è stata dettata da noi società è che tutti i ragazzi che vogliono restare, perché poi sai magari c'è quello che va a studiare fuori, che Sì, certo. che lavora, tutti i ragazzi devono tornare cioè devono tornare, se vogliono devono essere parte integrante di questo progetto. Non mi piace l'idea della squadra che cambia giocatori ogni anno. Ok. Noi siamo un gruppo, siamo usciti da questa stagione con una delusione sportiva, perché oggettivamente è stata una delusione sportiva, nonostante i traguardi che abbiamo raggiunto. Certo, ci credevate poi all'ultimo. Sì, assolutamente, è normale crederci, anche perché per Ma me anche giusto. ma anche perché per me la nostra squadra era veramente la più forte. Non dico sì, sicuramente sarà un'analisi non oggettiva perché sono il presidente, però numeri alla mano e diciamo partite che abbiamo visto in campo per me non erano le più forti. E sicuramente il fatto che era il primo anno e che molti ragazzi non giocavano insieme, e abbiamo iniziato a farlo quest'anno, può aver influito, ma allo stesso modo deve essere il pugno duro per dire ok, quest'anno non è andato, ma l'anno prossimo dobbiamo vincere. Non c'è alternativa. Dobbiamo vincere, non posso dire le parolacce, diciamo dobbiamo vincere. Quindi, obiettivo dell'anno prossimo del Pappotello. Non mi fate dire questa cosa. Allora, vi dico qual è. Dobbiamo deciderlo. Perché io sono sempre l'idea che siamo una società e dobbiamo decidere tutti assieme. Se mi dite qual è la tua, Simone Pandolfino, qual è la tua aspettativa dell'anno prossimo, io voglio vincere il campionato. Seconda categoria. Diretta, speriamo. Sale solo la prima, sì, la prima e poi i playoff. Sì, sale Fino alla solo la quinta. prima e poi sale il playoff fino alla quinta. Noi siamo arrivati secondi, abbiamo giocato con la quinta e è andata. Non tocchiamo questo assolutamente. Beh, dunque, invece in una prospettiva molto più orientata al futuro, se io ti dovessi chiedere fra 5 anni dove vedi l'Astro Pappottello, se ancora come squadra dilettantistica oppure l'ambizione porta molto in alto? Le ambizioni per me devono stare sempre molto in alto, perché se tu insegui dei sogni che sono facilmente realizzabili, non hai quella grinta e quella voglia di dare il massimo. Invece noi ci siamo subito posti il massimo, dobbiamo dare il massimo e ci stiamo riuscendo, quindi poi anche le tue soddisfazioni. Il mio augurio è quello di vedere fra 5 anni i Pappottello, non mi piace parlare di categoria, non mi interessa che siamo ancora in terza o siamo in eccellenza o in serie D, è quello di vedere che i Pappottello sono diventati uno stile di vita per i nostri ragazzi e per noi, e uno stile da seguire per le altre società, nel senso che finalmente si è mosso qualcosa sotto il punto di vista del valore dello sport. Quello è il mio più grande obiettivo, e poi soprattutto da un punto di vista del marketing, essere pienamente riconoscibili. Già ad oggi ci fermano per strada, l'altra volta eravamo seduti a bere un caffè e ci hanno chiesto ma voi siete Pappottello? Questa cosa mi ha... Sì, a livello comunicativo. No, A livello sì. comunicativo da elogiarvi e basta. No, questo vi ringrazio, ma ripeto, c'è una squadra di ragazzi che fa un lavorone sotto il punto di vista della comunicazione, perché io non sono capace in questo, nel senso che sono un po' tecnoreso dal punto di vista dell'editing e del montaggio video. Abbiamo dei ragazzi che lavorano su questo, che
hanno sempre idee fresche, sempre idee nuove. Molti nostri video sono diventati virali e si vede dal numero di visualizzazioni annue che abbiamo toccato. Facendo una stima, siamo tra le prime 10 in Sicilia. Non parlo di terza categoria, Ok, di squadre totali. parlo di terza categoria. Perché avete spinto molto da quel punto di vista. Sono stati bravi ragazzi. Però quello aiuta l'ambiente in generale, come abbiamo parlato durante la puntata. Anche in questo, tipo, tornare al discorso dei ragazzi, è bello giocare con l'idea che c'è il video che ho fatto il gol carino, Sì, sì. aiuta i ragazzi e poi giustamente aiuta noi a dimostrare, Esplorare. sì, assolutamente, e poi aiuta noi a dimostrare che siamo una realtà su cui puntare. Ragazzi, io ringrazio molto Simone Pandolfino per essere stato qui, ci ha parlato Grazie a della voi. sua società Astro Pappottello, andate a seguirli l'anno prossimo, tifiamo per loro noi, soprattutto adesso che stiamo pure... vince il campionato. Ancora un po'... Vi aspettiamo tutti allo stadio. Allora, sempre Visconti è confermato anche quest'anno. Penso di sì, sicuramente. Quindi a Vi aspettiamo Visconti... tutti allo stadio perché l'ultima partita c'erano molte persone, ma ce ne devono essere ancora di più. Pullulare Dobbiamo essere la squadra che il sabato sera ha più tifosi dal Sorbello. Poi appena finisce la partita, Ci tutti in divertiamo. centro, terzo tempo. Vi offriamo la birra, vi offriamo la birra. Bene, un ringraziamento anche da parte mia al nostro ospite. Grazie. Ragazzi, intendo salutarvi. Dal 3CFU Podcast è tutto per oggi. Grazie mille per averci visto. Buona serata.